Le riconoscete queste, vero? Sono le mie cuffione da reaction, perché ormai da 2 settimane tutti i miei iscritti mi stanno supplicando di reagire ad un video che è stato pubblicato su YouTube da parte di Strange Parts, il nostro, come lo scrive anche uno nei commenti, our cyberpunk hero is back. Il nostro eroe della meccanica e dell'assemblaggio della telefonia cinese è tornato. Per chi non lo conoscesse, questo egregio signore è stato responsabile di innumerevoli modifiche hardware agli iPhone veramente sensazionali, come per esempio l'aver aggiunto il jack delle cuffie ad un iPhone 7 che ne era privo, ha trasformato un iPhone rotto in una chiavetta USB funzionante, ha provato ad aggiungere la porta USB-C ad un iPhone 11 e tante altre cose, ma questa volta si è assolutamente superato. Ha caricato un video sul suo canale YouTube ufficiale di Strange Parts il 27 febbraio del 2021 chiamato A Folding iPhone, un iPhone che si piega. Noi tutti abbiamo imparato ormai a conoscere il mondo dei pieghevoli, sul mio canale più di altri, dato che io ci ho sempre dato particolare attenzione, e da quando ho caricato l'ultimo video sul pieghevole di Oppo, tantissimi mi hanno appunto segnalato questo video in cui apparentemente questo genio della tecnologia, nel vero senso della parola, assembla un iPhone pieghevole. Ora, il video dura 8 minuti e 51, molto meno rispetto ai suoi soliti video. Io non l'ho visto, ci ho soltanto messo like adesso, peraltro non mi ero neanche iscritto al canale, mi sono iscritto ora, faccio veramente schifo, però giuro non ho fatto niente, non ho visto niente perché appunto davo per scontato che avreste voluto vedere una mia reaction, quindi ho aspettato questo momento per guardare questo video insieme a voi. Quindi cuffione da reaction in posizione. Sì ragazzi, mi sono fatto male al mignolo, ma in realtà a turno mi sta facendo male a tutte le dita della mano perché fa un freddo incredibile. A Milano sembra veramente che ci sia la bora di Trieste. Adesso tutti i tristini mi insulteranno. Comunque ragazzi, ci tengo a specificare una cosa: ovviamente le reaction io le faccio perché sono accettate dall'immaginario comune, perché me le richiedete in tanti, ma ovviamente non voglio rubare e riciclare materiale altrui, quindi comunque in questo video troverete la reaction soltanto a una parte di quel video e vi consiglio comunque caldamente, se apprezzate questo contenuto, di andarvi a recuperare il video originale sul canale di Strange Part. Ve lo lascio ovunque in descrizione, nelle schede. Mi raccomando, supportate Scott, questo ragazzo, perché è veramente un genio. 3, 2, 1, play! This here is a flexible AMOLED phone screen. Now, have I made a folding iPhone with this? Not yet. I'm playing some dirty tricks to make iOS show up on here. It is live and connected to a real iPhone, but not everything is quite as it appears. However, this is super cool technology, and I think there are some real possibilities. I'm Scotty from Strange Parts. Let's take a closer look at this thing. Primi 27 secondi onestissimi. Il nostro Scotty, come al solito, con una modestia incredibile, un po' come Marco Montemagno quando dice che non sa le cose e poi ti tira fuori un discorso di 2 ore. Dice che chissà dove, tra l'altro, ha recuperato questo schermo Super AMOLED pieghevole, che non lo ha esattamente attaccato ad un iPhone in modo tale da poterlo rendere pieghevole. Per il momento ha soltanto lo schermo che si piega, l'avete visto, è flessibile, collegato ad un vero iPhone come schermo secondario. Ho imparato che nei video di Scotty non bisogna farsi domande, ma continuiamo. Bellissimo. Rumor has it that Apple's been working on a folding iPhone, but it's likely still quite a ways off. However, ever since the Galaxy Fold came out, I've been wondering, is it possible for me to make my own folding iPhone? Could I take quello che tutte le persone normali pensano almeno una volta nella vita. And it was mostly just this idea that was bouncing around in the back of my head for, gosh, over a year or two now. But recently, a friend of mine, Timon, sent me a link to an AliExpress shop that had some flexible screens for sale. Quindi Timon gli ha consigliato un sito su cui acquistare degli schermi pieghevoli, diciamo universali, cioè poi montabili su una scheda madre. Chissà, sono curioso peraltro di vedere quali. And test them out. Ok, li ha comprati. Is the one that I showed at the beginning. It's quite flexible. Schermo flessibile e molto sottile. 3 mm. Roughly 3 sheets of paper. Come 3 fogli di carta. 160, which is pretty. 1080x2160, che è simile a quella dell'iPhone reale. Get that plugged in here. Ecco l'altro schermo. So you'll notice right away that molto più figo. Colors are a lot richer, the blacks are blacker. Molto più figo questo secondo schermo. However, this screen is far more rigid. Però molto meno pieghevole, giustamente. They look very similar. And I think these screens are actually the same screen, except for this piece right here, which is an added-on digitizer for this screen. Non ho idea di cosa sia un
digitalizzatore. Now, the digitizer is the piece of electronics that registers your touches on the screen. I don't think... Ah, ok, è quello che si occupa del touchscreen, ma nel senso che quello senza digitalizzatore non sente quando lo tocchi, non sente i touch? This screen has a digitizer. Obviously, this is not populated here. However, there are a couple pins up here, a couple traces up here on the screen itself that don't have anything connected to them. So it's possible that those are a digitizer built into the screen itself. Infatti. These screens are probably either factory seconds or they were leftovers from some manufacturing run of a phone or something. Cioè che poi la cosa assurda di questo ragazzo è che non solo fa delle missioni incredibili, ma in più lo fa con, come avete sentito, pezzi riciclati, pezzi di seconda mano, pezzi che non producono più. Cioè è l'eroe che nessuno di noi si merita, ma di cui tutti noi abbiamo tremendamente bisogno. As far as how I'm driving these screens, they came with this adapter board for HDMI. So you plug in HDMI and then it runs the screen. Bellissima questa scheda, la voglio anch'io. Praticamente con questa è possibile attaccarsi direttamente al connettore di uno schermo mobile tramite questo cavo che si chiama cavo Flex. Non vorrei dire una Flex Molex. Trovato, avevo ragione. E quindi ti fa collegare un cavo HDMI, quindi una qualsiasi fonte video che supporti l'HDMI, un cavo così comodo e normale, direttamente alla porta di un display. Comodissimo, veramente lo voglio anch'io. And for testing, I've got it plugged into a Raspberry Pi 4, which is running a piece of software called RPi Play, which imitates the AirPlay protocol. Schermo pieghevole, adattatore HDMI, all'HDMI c'è collegato un Raspberry Pi 4 su cui c'è installato un client AirPlay da cui lui ci si collega da un altro reale iPhone per fare il mirroring del display e ottiene questo. And then I've got this iPhone doing... E questo è l'iPhone reale che ovviamente spara il segnale al monitor che è collegato a tutto questo accrocco. But I really wanted to see what a flexible screen would look like with iOS on it before I did all of the hard engineering work to hook them up directly. The other thing is that these screens are quite fragile. Effettivamente sono molto fragili e lui li tratta come se fossero delle carte da gioco. Ci credo che c'ha dei danni, ragazzo mio. Which was damaged while shooting. Ma raga, ma si possono spostare i sottotitoli? This here Ora non la smetterò più per tutto il resto del video. a flexible AMOLED phone screen. It was at this moment that he knew. Se sbaglia lui possiamo sbagliare tutti. This was a pretty expensive mistake, both in terms of money and Mortacci tua, quanto ti è costato? me about $500, and I had to wait a couple weeks to get a new one shipped from China. The one small silver lining is that I found a Taobao seller who was willing to sell them to me for about $250 a piece. Ok, abbiamo trovato il plug di schermi che te li fa a prezzo ridotto, perfetto. So, what's involved in trying to make my own folding eye? First, I gotta find a screen that's both flexible enough and has a built-in digitizer. Ok, Which I haven't found quindi yet. bisogna trovare uno schermo con un digitalizzatore e che sia abbastanza flessibile. E aggiungerei io anche abbastanza di qualità, perché sennò noi visualizzatori ci arrabbiamo. Second, I need to figure out how to get the iPhone logic board to talk to the display. And Giusto, che penso sia la cosa più difficile. protocol, Ah, which no, is è la cosa più facile a quanto pare. and DSI stands for Display Serial Interface, which is specifically for screens and displays, and it's used in most phones and tablets. However, the bad news is that while MIPI is technically an open standard, Apple ci avrà il suo. be a big company with a lot of money, Sicuramente. lots of NDAs, to even get access to the documentation about how it works. Ah, per la prima volta Apple non ha il suo standard, ma utilizza uno standard che in teoria è aperto, ma in realtà è chiuso e nessuno può sapere come funziona. But unlike HDMI, where you can reasonably expect to just plug a random display into a random device and have them more or less work, that's not the case with MIPI. Off an iPhone screen and swap it out for a Flex screen, it's not that simple Immagino, at all. immagino. And iOS is closed source, so trying to modify it, even if I knew what they were, might be a next to impossible task. Quindi fatemi capire bene, come era intuibile, lui comunque non ha ancora costruito un iPhone pieghevole, ha fatto delle prove per capire come verrebbe e ha realizzato che per creare un vero iPhone pieghevole gli servirebbe creare un dispositivo che faccia da tramite una scheda che traduca le informazioni che la scheda madre dell'iPhone manda
diciamo in una lingua fatta per essere capita soltanto dallo schermo dell'iPhone, per dirvelo in un linguaggio comprensibile, lui deve tradurre quel linguaggio per un altro schermo. Il problema è che non ha accesso a niente, né alla documentazione dell'iPhone, che ovviamente figuriamoci è tutto estremamente chiuso e molto difficile da riversare, ma a quanto pare non ha accesso neanche a questo standard comunicativo, senza contare che, a parte che come ha detto lui, modificare il sistema iOS sarebbe impossibile, probabilmente con il jailbreak, con Chuck Rain, ma non so a quanto lui voglia utilizzare il jailbreak, perché sarebbe un po' come barare, se ho capito bene la sua filosofia, e B, ammettendo che lui effettivamente riesca a creare una scheda, un dispositivo che faccia da traduttore affinché la scheda madre dell'iPhone possa dialogare con uno schermo pieghevole che non è il suo, dove ce lo mette? Cioè, aprendo l'iPhone, lo spazio che c'è tra il display e il resto della scheda madre è irrisorio, infimo, non ci potrà mai stare, ipotizzo, una scheda così complessa da fare queste traduzioni, quindi ti sei andato a ficcare veramente in un bel casino, ragazzo mio. And not only that, I'd still have to design the physical phone shell itself with hinges and other protections to... Ah, tra l'altro, ovviamente, non ci eravamo dimenticati, la scocca di un iPhone pieghevole non esiste, dovrebbe progettarla lui. Oh signor. Non vedo l'ora della parte 2 però, perché adesso ce l'hai promesso, lo devi fare, eh? Hai voluto la bicicletta, pedala. Sure the screen doesn't break when it's folded and unfolded, similar to what's been happening with the Samsung Galaxy Folds. Anche simile a quello che ti è successo un attimo fa, bro. Uh-oh. Am I going to build a folding iPhone? I don't know. I have started work with a friend of mine who's a far better hardware hacker than I am on figuring out some of the preliminary steps to see if this is possible. So we'll see. We might beat Apple to the punch and have the first folding iPhone. I don't know. Se loro non ti fanno sparire prima. Che dire, sia che questo ragazzo realizzi poi effettivamente un iPhone pieghevole o no, rimane e sarà per sempre un genio. Ogni suo video è un'innovazione tecnologica e non è neanche un'azienda, è una singola persona. Incredibile, io con lui ci vorrei veramente parlare. Comunque, se effettivamente realizza un iPhone pieghevole che funziona dal nulla e precede Apple, cioè non saprei neanche descrivere un'impresa del genere. Eroica e dir poco. Io ragazzi spero che questo video, questa reazione vi sia piaciuta. È stato breve ma intenso, perché in genere i suoi video sono molto lunghi e lui alla fine riesce sempre a fare quello che desidera fare nel titolo. In questo caso non è stato così, però effettivamente è sicuramente il progetto più difficile non solo di quelli che lui abbia mai provato, ma uno dei progetti più difficili nella tecnologia da realizzare, quindi un giusto compito per un giusto uomo. Vediamo se effettivamente ce la farà. Io sono ancora più in ansia di prima, ancora più in hype di prima, perché se prima di guardare questo video non sapevo se effettivamente avesse realizzato un iPhone pieghevole o no, adesso so che lo ha realizzato diciamo al 20%, ma che ci ha in un qualche modo lasciato sognare il fatto che non l'ha promesso, però ci ha fatto intendere che proverà a realizzarlo al 100% e io spero vivamente che ci riesca. Detto questo ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Vi ricordo ancora una volta di guardare il video ufficiale di Scott sul canale di Strange Parts, ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Seguitemi su tutti i miei social network, in particolare Instagram. Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei 2 video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.